Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di cronaca nera. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Il cadavere di un ragazzo di 18 anni, trovato nudo, con il volto massacrato con i colpi di una pistola usata nei macelli. Cosa gli è successo? E perché nessuno vuole parlare? Oggi vi racconto la storia di Wilfrido Luciano Branchi, la storia di Willy. Goro sorge nella parte più meridionale del Delta del Po, nella provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna, e nel 1988 contava all'incirca 4.400 abitanti. Il paese vanta il primato europeo nella produzione della vongola verace e si posiziona ai primi posti a livello mondiale. La venericoltura impiega l'80% delle famiglie goresi e rappresenta il 90% della produzione regionale e il 40% di quella nazionale. Era un mercoledì, il 30 settembre 1998, quando il signor Miles Massarenti si era incamminato, come al solito, lungo via Argine Po, a Goro. Una via che fiancheggia il fiume e conduce fino a Misola, al confine tra il Basso Ferrarese e il Veneto. Quella mattina, però, nonostante la nebbia, qualcosa aveva attirato la sua attenzione, proprio in prossimità del cartello che indica il paese Goro. Avvicinandosi, si è imbattuto davanti a quello che non avrebbe mai potuto immaginare: un cadavere completamente nudo, di un giovane ragazzo. L'uomo, colto dal panico, terrorizzato, era tornato immediatamente a casa, dove aveva raccontato tutto alla moglie, Egle Scarpa, che senza perdere tempo si era precipitata dai carabinieri. I coniugi abitavano in linea d'aria a 30 metri dal luogo del ritrovamento, eppure quella notte non avevano sentito né grida né rumori di motori di auto. Le forze dell'ordine, accorse sul luogo, trovarono un giovane dall'apparente età di 20 anni, con il volto tumefatto e intriso di sangue. Si trattava senza ombra di dubbio di un brutale omicidio. Gli abiti che indossava il ragazzo erano scomparsi, ma a poca distanza dal corpo era stato trovato il suo portafogli che conteneva la sua carta d'identità. Il corpo venne rimosso e trasportato all'Istituto di Medicina Legale di Ferrara per l'autopsia. Ma chi era quel giovane ragazzo? Quel corpo straziato apparteneva a Wilfrido Luciano Branchi, conosciuto da tutti come Willy. Willy era nato a Goro nel 1970 ed era affetto da un lieve deficit cognitivo che comportava una fiducia totale nel prossimo. Willy era un ragazzo tranquillo, allegro e molto benvoluto perché si ambientava con tutti, era estremamente disponibile e molto ingenuo. Willy era cresciuto in fretta, a 6 anni era già il più alto della sua classe e anche il suo lettino nella sua camera cominciava a diventare corto e stretto. Tifava la Juve, quella di Tacconi e Platini, ma anche di Serena e Cabrini. Durante l'adolescenza, nonostante il fisico possente, non aveva ancora raggiunto la piena maturazione psichica, ma non veniva deriso dai suoi compaesani, anzi, al contrario, era amato e benvoluto. Spesso parlava tra sé e a sé, ma a alta voce, e sin dall'età di 12 anni i suoi genitori lo portavano circa 2 o 3 volte all'anno a Ferrara, nello studio di uno psichiatra, per controllarne lo sviluppo a causa dello scarso rendimento scolastico e della difficoltà ad apprendere. Willy non era affetto da disturbi psichiatrici, semplicemente era un ragazzo particolare, ma ben inserito a livello sociale. Infatti nella metà degli anni 80, quando ormai aveva 15-16 anni, era sempre fuori casa e a giocare con gli amici, che lo definivano affettuosamente un ragazzo dalla semplicità disarmante. La scuola a Willy non era mai piaciuta, soprattutto i compiti a casa. Lui preferiva starsene all'aria aperta a girare in bicicletta in sella alla sua Graziella per le vie del paese. Una volta terminata la scuola, Willy si adoperava in diversi lavori saltuari come operaio agricolo. Lavorava ad esempio nel podere Pioppa, a pochi passi da Goro, e aveva qualche impiego saltuario in primavera o in estate per accumulare qualche soldo.
Di fatto dipendeva dai suoi genitori, ma cercava di guadagnarsi qualcosa soprattutto per comprarsi i vestiti, che erano una sua fissazione. Adorava camicie, giubbotti griffati, scarpe della Best Company, che era una marca che andava molto di moda in quegli anni. Tra i suoi amici era nato il sospetto di dove prendesse i soldi per tutti quei vestiti, ma dalla sua bocca non usciva nemmeno una parola. Alle domande rispondeva abbassando lo sguardo e sorridendo. Willy frequentava chiunque, non aveva timore di nulla, probabilmente per via di quella sua ingenuità, ma anche della sua difficoltà a distinguere il bene dal male, quella linea di confine che separa le cose giuste da quelle sbagliate. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'aggressione subita da Willy fu di una violenza animalesca. Quella notte Willy era stato inizialmente stordito con pugni e schiaffi, a cui aveva tentato disperatamente di difendersi, ma altri colpi a mani nude e soprattutto un laccio stretto intorno al collo che gli aveva impedito di respirare lo avevano sopraffatto, facendolo finire a terra. A questo punto fu massacrato con oltre 30 colpi al viso e alla testa, effettuati con una pistola da macellazione, che gli aveva lasciato sul volto marchi tondeggianti del diametro di 1,5 cm e che gli avevano prodotto la frattura della mandibola e del cranio. L'arma con il quale era stato aggredito Willy era un'arma utilizzata per uccidere i maiali. Le conclusioni degli inquirenti furono che ad effettuare un'aggressione del genere non poteva essere stata una sola persona, data anche la stazza di Willy. A partecipare a quella carneficina dovevano essere state almeno 2 persone, una impegnata a bloccarlo e l'altra ad aggredirlo. L'aggressione letale sarebbe avvenuta lungo l'argine dove poi verrà ritrovato il corpo, anche se non si esclude sia iniziata altrove, precisamente in via Bozzi. L'ora della morte, secondo il perito, era avvenuta tra la 1 e le 3 del mattino. Secondo gli inquirenti, Willy sarebbe stato spogliato per non lasciare traccia dei suoi aggressori e il ritrovamento del portafoglio probabilmente un errore degli assassini. Dalla prima e sommaria raccolta di informazioni acquisite dagli investigatori intorno al profilo psicologico della vittima, anche sulla base del confronto con il fratello Luca, non era emerso un movente che giustificasse il suo delitto. Gli investigatori non erano riusciti a ritrovare i vestiti di Willy. Li avevano cercati seguendo il corso del Po, partendo dal punto in cui era stato trovato il suo cadavere, risalendo fino al mare, e li avevano cercati anche nelle campagne circostanti, anche utilizzando le unità cinofile del nucleo dei carabinieri di Pesaro. Era importante trovare quei vestiti perché avrebbero potuto contenere anche le tracce di sangue dell'aggressore o degli aggressori. Fu perquisita anche la casa di Willy, ma non fu trovato nulla di utile alle indagini. Gli inquirenti allora si concentrarono sulle ultime ore di vita del ragazzo. Dalla ricostruzione era emerso che intorno alle 23 del 29 settembre era andato nella pizzeria Biolcati a Goro e lì era rimasto in compagnia di conoscenti fino a oltre la mezzanotte. Si era fermato a chiacchierare con i fratelli Diego e Marco Turola, Carlo Beranchi e Valeriano Forzati. Ovviamente questi furono interrogati dagli inquirenti e le testimonianze confrontate tra di loro. Gli inquirenti avevano ritenuto che le dichiarazioni di Forzati fossero contraddittorie rispetto a quelle rilasciate dagli altri amici. Ma chi era Valeriano Forzati e perché gli investigatori si concentrarono su di lui? Forzati, 100 kg di peso per 1,85 m di altezza. Aveva diversi soprannomi: il lupo, il colonnello, Tango. Forzati era un criminale con molti precedenti penali per rissa, lezioni, minacce, disturbo della quiete e una pericolosa amicizia con Felice Maniero e la Mala del Brenta. Per questo motivo gli investigatori concentrarono fin da subito le loro attenzioni su di lui. Durante la sua prima deposizione, rilasciata in qualità di unico imputato il 9 novembre 1988, Valeriano Forzati aveva dichiarato di avere dei ricordi poco precisi di quella sera. Non ricordava né l'ora di uscita dal locale né se aveva abbandonato Willy da solo o in compagnia di qualcuno.
I testimoni presenti in pizzeria avevano riferito che Forzati aveva lasciato per ultimo la pizzeria, seguendo Willy dopo circa 5 minuti. Forzati aveva inoltre dichiarato che quella notte aveva chiamato la sua compagna, Elisa Bellan, da una cabina telefonica in piazza Battisti, dove aveva incontrato Willy, ma che non ricordava se si era fermato a parlare con lui o meno. Questa testimonianza è smentita da quella di Italo Mantovani, che all'1 di quella notte era in macchina in piazza in compagnia di Antonello e Laura Veronesi e di Monia Grigatti. Mantovani aveva dichiarato di non aver visto Forzati telefonare e poi di averli visti insieme dirigersi verso il bar dell'angolo. Questa circostanza è stata poi confermata anche da altri testimoni. Dopodiché i due si sarebbero incamminati lungo via Buozzi e da quel momento in poi di loro non si hanno più tracce. Elisa Bellan, la compagna di Forzati, riferisce agli inquirenti di averlo caricato a bordo della sua auto vicino alla pizzeria intorno alla 1:45 e di averlo portato a casa, passando da piazza Battisti. Ma questa testimonianza fu smentita da altre persone che erano in piazza a quell'ora e che hanno testimoniato di non aver visto l'auto transitare da lì. Secondo le testimonianze, Forzati versava in uno stato evidente di ubriachezza. Testimonianza smentita da Elisa Bellan, che aveva dichiarato inoltre che l'uomo indossava una tuta da lavoro che però i testimoni non avevano riconosciuto tra le 5 che erano state sequestrate nella sua abitazione. La scomparsa della tuta aveva peggiorato la situazione del Forzati, facendo supporre che avesse provveduto a distruggerla perché macchiata del sangue di Willy. Un altro elemento che aveva aumentato i sospetti degli investigatori era il comportamento anomalo che Forzati aveva avuto quella notte, perché solitamente non chiamava la compagna per farsi venire a prendere, ma si faceva riaccompagnare a casa dagli amici. A metterlo ancora più nei guai furono una lettera e poi una telefonata anonima, secondo cui venerdì 30 sarebbe stato visto uscire da casa intorno alle 5 del mattino con la compagna, ma su 2 auto separate. Rispetto ai sospetti che lo circondavano, Valeriano Forzati ripeteva che ciò che era accaduto lo stava rovinando moralmente, che quell'omicidio era stato un gesto infame. Aveva detto ai carabinieri che voleva pensarci lui a trovare il colpevole o i colpevoli. Il nome di Forzati, l'unico sospettato, si era diffuso rapidamente nelle redazioni dei giornali. Era diventato il mostro di Goro ed era sulla bocca di tutti, anche su quelle dei bambini della classe dei 6 figli, anche della sua adorata figlia di 8 anni. I giorni, le settimane a combattere contro tutto e tutti, anche per uno come lui, abituato alla violenza, passavano lentamente e quel macigno diventava sempre più pesante da sostenere. In lui era rimasta solo tanta rabbia che si trasformerà in una carneficina che si abbatterà su degli innocenti. Laguna Blu era il night di Boscomesola. Il titolare era Franco Massimo, un 39enne di Comacchio, ex pugile, con 2 figli, soprannominato il Francone. Con i suoi muscoli, la sua imponenza e la sua determinazione sedava all'istante risse e provocazioni. Il Francone era l'unico che riusciva a tenere a bada anche uno come il Forzati, che quel posto lo frequentava spesso, come la tragica notte del 2 febbraio 1989, quando si era presentato con l'amico Angelo Milan. I due si erano incontrati poco prima al bar sport di Contarina ed era stato lo stesso Milan ad insistere per andare a fare un salto al night per rivedere una ballerina. I due erano arrivati poco dopo le 2 di notte. Forzati, ubriaco, era diventato subito molesto con le ballerine e con i clienti e così era dovuto intervenire il titolare, il Francone, che, accusandolo di essere l'assassino di Willy, lo aveva cacciato dal locale, intimandogli di non volerlo più vedere. Il Forzati se n'era andato, salvo poi ripresentarsi dopo 2 ore. Dopo aver recuperato in un campo una calibro 9 Parabellum e una mitraglietta verde. Era entrato nel locale e aveva aperto il fuoco all'impazzata, uccidendo il Francone, suo fratello, la compagna di suo fratello, Alda Maria Turri, di soli 25 anni.
Poi si era voltato verso il cameriere, che lo aveva implorato, dicendogli di avere a casa 2 figli che lo aspettavano, e così Valeriano Forzati lo aveva risparmiato. Ma ci fu un'altra vittima quella sera, l'ultimo cliente del night, Dino Govoni, un agricoltore di 53 anni, un uomo posato, timido e molto elegante. Forzati lo prenderà come ostaggio per fuggire con la sua Alfa 164. L'uomo verrà ritrovato morto anche lui il giorno successivo. Di Forzati non si avranno più notizie fino al 5 marzo del 1990, quando dall'Hotel Esmeralda di Buenos Aires chiamerà la caserma dei carabinieri di Mesola, dichiarando di volersi costituire per la strage nel night. Ma in Italia non arriverà mai vivo. Quello stesso giorno veniva arrestato dall'Interpol e chiuso in carcere, dove successivamente veniva accusato di aver ucciso una guardia e pochi giorni dopo ritrovato a sua volta assassinato, probabilmente a causa di quell'episodio. Per il nostro paese risulta deceduto a Buenos Aires il 13 marzo del 1993. Ma Valeriano Forzati non aveva ucciso Willy Branchi. Per quel delitto venne scagionato e di Willy non si parlò più. In seguito all'omicidio di Willy, il padre Renato, dopo qualche mese, se ne andrà per sempre, consumato dal dolore insopportabile e dai dubbi su cosa fosse realmente accaduto a Willy quella notte. Così, quando nel 1990 vi fu la sentenza di assoluzione nei confronti di Forzati, il fratello Luca e la madre Bice erano impegnati a far fronte alle difficoltà psicologiche ed economiche di questi forti traumi, che gli hanno impedito di proseguire nella ricerca della verità sulla morte di Willy. I carabinieri riaprirono le indagini nel 1996 e si arrivò a un ventaglio di 8 nomi di possibili indiziati, 7 uomini e una donna. La pista era quella dell'omicidio a sfondo omosessuale. Però quegli atti non furono mai trasmessi in procura e tutto morì lì, senza che i familiari ne fossero al corrente. Nel 2013 Luca, contattato dal giornalista Nicola Bianchi del Resto del Carlino, ha avuto la possibilità di lanciare un appello per scoprire quello che era successo a suo fratello. A questo appello ha risposto l'avvocato Simone Bianchi, colpito da quanto questo appello fosse accorato nonostante fossero passati 26 anni. Luca ha chiamato suo figlio Willy come suo fratello e ha tatuato sul braccio la data in cui è stato ucciso. Nonostante il trascorrere degli anni, il tempo non ha spezzato il legame di profondo affetto che univa i 2 fratelli. Nell'ottobre del 2014, per cercare di dare una svolta al caso, Luca e il suo avvocato Simone Bianchi contattano un investigatore privato, Davide Tuzzi, che ha l'intuizione di pubblicare un articolo sul Resto del Carlino. Da quel giorno si sono susseguite una serie di lettere e telefonate anonime e non, che hanno fatto luce su diversi dettagli del caso. Irrompe così la pista degli incontri omosessuali. Willy potrebbe essere finito in mezzo e i suoi aguzzini avrebbero sfruttato la sua ingenuità. Tra gli anni 80 e 90 ci sarebbe stato un giro di festini a sfondo sessuale consumati a Goro, a cui partecipavano persone contattate perché erano in difficoltà economiche e bisognose di denaro. Willy non aveva soldi, ma spesso tornava a casa con vestiti griffati e costosi. Come si procurava quel denaro? La vera svolta nel caso è arrivata dopo 26 anni, grazie a un'intervista telefonica effettuata da un prete, Don Tiziano Bruscagin, di 74 anni. Il sacerdote aveva guidato la parrocchia di Goro per 32 anni, lasciandola nel 2001 per trasferirsi nel Padovano. Aveva celebrato lui il funerale di Willy, ricordandolo con parole toccanti e sottolineando i gravissimi pericoli connessi ai fenomeni di violenza dilagante in quel periodo. Secondo le rivelazioni di Don Tiziano, non si trattava di festini, ma di altri giri di pedofilia, in cui erano coinvolti anche persone sposate, per le quali Willy sarebbe stato un trastullo.
Quella notte il ragazzo si era rifiutato di fare qualcosa con una o più persone, minacciando di riferire tutto al fratello, e per questo sarebbe stato eliminato. Durante l'intervista a Nicola Bianchi del Resto del Carlino, Don Tiziano Bruscagin fece 3 nomi, 3 uomini. Uno avrebbe ucciso Willy e gli altri 2 lo avrebbero aiutato ad occultarne il cadavere. Il parroco aveva parlato anche con i magistrati all'epoca, che non gli avevano creduto perché erano sicuri che il colpevole fosse il Forzati. Infine, secondo il parroco, tutti a Goro sapevano esattamente quello che era successo, ma erano tutti omertosi. Lei ha parlato con qualcuno che gli ha fatto delle confidenze fuori dalla confessione? Sì. E gli ha fatto dei nomi? Può anche darsi, sì. Adesso dopo 20, quanti anni sono? 25? 26. 26 anni. Sì. Sì. Ma perché l'avrebbe ucciso? Willy era l'amante di questa persona? No, occasionale. Un passatempo. Era un passatempo? Sì. E perché l'avrebbe ucciso? Perché sicuramente il ragazzo nella sua ingenuità gli ha detto: adesso lo dico a mio fratello. Non potevano solo trasportare un ragazzo di 90 kg, un uomo di 60 anni. Secondo la testimonianza di un carabiniere che nel 1988 era il comandante della stazione di Goro, erano passati solo alcuni giorni dalla celebrazione del funerale di Willy, che era stato avvicinato da Don Tiziano, che gli aveva rivelato che un uomo durante la confessione gli aveva rivelato di essere l'assassino di Willy. Il prete però era obbligato al silenzio del segreto della confessione. Secondo la Santa Sede non c'è legge che tenga, non è possibile violare il segreto professionale per nessuno e per nessun motivo. Il sacerdote che dovesse violare il segreto della confessione viene scomunicato. Io ho fatto già il possibile, sto soffrendo e quindi sono già in difficoltà. Ho bisogno di pace. Anche l'anima del povero Willy cerca pace. Guarda, non sto io nominarlo, perché solo io so quanto ho sofferto e quanto sto soffrendo per quel ragazzo e quanto Dio volevo bene. Io l'ho benedetto, io ho visto il suo cadavere, io ho toccato quasi con mano il colpo di pistola. Ma cosa che ti posso dire in più ancora? Non posso dirti niente di più. Tutti gli dicevano: figliolo, guarda che era nel giro di un giorno, ma che nemmeno di un'ora, tutto il paese era pieno di questo nome. Hai capito? Io ho solo sempre detto le cose che la gente diceva, non mi sono inventato niente. Dopo figli attori sono altri, e che ne so io. Mi dispiace tutta questa situazione, ma più di tanto altro non posso fare. In seguito alla pubblicazione dell'articolo, il 10 novembre del 2014, la famiglia ha depositato un'esposta alla Procura Estense. 26 anni e 41 giorni dopo quella terribile notte del 29 settembre 1988 c'era finalmente una nuova indagine. Per dare visibilità al caso, Luca, insieme al suo legale Simone Bianchi, hanno deciso di organizzare una fiaccolata per Willy. Un modo per far venire a galla la verità, abbattere il muro di omertà. Il percorso prevedeva la partenza dal parco intitolato a Willy, per proseguire poi verso l'argine dove era stato trovato il corpo martoriato, e dopo un momento di raccoglimento e preghiera, il ritorno in centro, con la sosta finale in piazza Bordoni, per fare il punto sulle indagini. Alla fiaccolata si sono presentate oltre 2500 persone, tutte per Willy. Erano presenti anche i sindaci di molti paesi del Ferrarese con la fascia tricolore sul petto. C'erano gli amici della famiglia, i ragazzi del 1970 e poi semplici conoscenti e tanta gente arrivata anche da Ferrara e Bologna. C'erano decine di cartelloni inneggianti alla verità, così come le lenzuola bianche stese alle finestre delle abitazioni, simbolo della purezza. Un momento emozionante per la famiglia Bracchi in cerca di giustizia per Willy. Il 10 novembre 2014 dunque si è riaperta l'indagine e la procura ha chiesto la riesumazione del corpo di Willy per cercare le tracce biologiche del suo assassino, dato che dall'autopsia dell'epoca erano emersi segni di difesa da parte del 18enne. La riesumazione è avvenuta il 16 novembre 2015.
Sono state cercate le tracce sotto le unghie di Willy, che sono state ritrovate in un buono stato di conservazione, impiantate correttamente nel rispettivo letto ungueale. Ma dei 10 campioni delle mani, 2 non hanno consentito di ottenere alcun profilo genetico, il pollice e il mignolo della mano destra. Per gli altri 8 invece il DNA prevalente è stato quello di Willy. Il deterioramento dei resti non ha permesso di arrivare ad un'amplificazione dei marcatori aventi peso molecolare elevato. Non è stato possibile identificare il DNA dell'aggressore. Dopo che le rivelazioni di Don Tiziano Bruscagin diventarono pubbliche, questo venne chiamato in procura per confermarle, ma a sorpresa negò tutto. Venne così indagato per false dichiarazioni. Il prete sosteneva che erano solo voci di paese e alla fine il suo procedimento venne archiviato. Nel frattempo gli inquirenti scoprirono che in un paese vicino a Goro, ad Oca Marina, la banda dei pedofili amava ritrovarsi dentro un vecchio casolare per consumare i loro cosiddetti convegni carnali. Ed è qui che Willy potrebbe essere stato portato la notte in cui è stato ucciso. Ad oggi le indagini sono ancora in corso. C'è solo un indagato per false dichiarazioni che intercettato avrebbe detto: tutti sanno che ha ucciso Willy, se va avanti così ci arrestano tutti. Nel frattempo, a 83 anni, dopo una lunga malattia, il 23 marzo 2023 si è spenta Bice, la mamma di Willy, ed è morta senza sapere chi ha ucciso suo figlio. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto ad attivare tutte le campanelle delle notifiche, perché spesso nella sezione della community lascio gli aggiornamenti sui casi. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!